Ciao a tutti, nuovo video, stavolta faccio un maxi unboxing delle novità, non sono proprio novità, sono più che altro recuperi che sono arrivati da un Movies qualche giorno fa. Questo video lo troverete il giorno di Halloween. Ho deciso, dato che il pacco comunque è arrivato una settimana prima e siamo vicini alla data, ho deciso di pubblicarlo praticamente ad Halloween, quindi vi auguro anche buon Halloween, visto che sarà pubblicato proprio quel giorno. Io ho già aperto la scatola ovviamente per controllare comunque che ci fosse tutta la merce. Io passerei a iniziare ad aprire il pacco. Io ho solo aperto, come dicevo prima, e tutto il resto è da celofanare praticamente, quindi abbiamo già tutti i nostri attrezzi del caso e partiamo. Allora, abbiamo 3 novità e praticamente tutto il resto sono recuperi che dovevo fare o che comunque ho trovato in quel momento utili da prendere, ecco. Quindi io direi di partire con le 3 novità, che sono queste. Adesso le togliamo dal celofanino e sono praticamente le edizioni gli Horrible Tapes da Spaghetti Horror, e sono i tre nuovi titoli che sono usciti, cioè The Horrible House on the Hill, che è questo qua, okay. Poi The Children, che è questo, ok, e Jesse James Meet Frankenstein, che è questo qua, e che è l'unico ad essere sotto gli anni 70. Quindi questo qua mi incuriosisce molto, perché io, essendo una che ama dai 70 in poi, non dico che i 60 non mi piacciono, per carità, però prediligo dai 70 in poi. Sono curiosa di vederlo perché comunque mi attira molto. Io questi 3 titoli non li conoscevo, mi pare, comunque di non averli mai sentiti, forse The Children, e comunque ecco, sono veramente molto curiosa di vederli questi qua. Non ce lo fanno altro, perché comunque è solo la versione DVD e vediamo contenuti extra, ci sono alcune curiosità e trailer per tutti e 3 i DVD, quindi queste sono le uscite Horrible Tapes e le appoggiamo qua, così vedete. Ok, seconda cosa, iniziamo con i recuperi. Ho recuperato un po' di cosette che mi mancavano, tutti i film che mi piacciono tantissimo. Sono quasi tutti post 2000 questi, non sono anni 80, però mi piacciono. Quindi iniziamo con il primo, che è Session 9, che è un horror psicologico, un thriller, horror psicologico più che thriller, dai. È bellissimo, io lo consiglio. Se non lo avete mai visto, ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché è veramente molto bello. Magari ne parlo più approfonditamente in un altro video, magari dove parlo proprio dei film che mi piacciono. Ecco, questi qua erano, credo, usati, mi pare. Comunque ottime condizioni, presumo, perché comunque da un Movies, come dicevo, sempre roba certificata, diciamo. Quindi questo è Session 9, ve lo faccio vedere ancora una volta perché voglio proprio che ve lo ricordiate, e vi ripeto, recuperatelo se vi piacciono gli horror psicologici, se vi piacciono le location di manicomi, perché veramente questo merita. E mettiamo qua, ok. Secondo recupero, The Ring e The Ring 2. Questa è la versione giapponese, esattamente, praticamente la versione originale. Io ho visto versione originale solo il primo, sia in versione remake americana che in versione giapponese. Allora, non sono una grandissima amante degli horror orientali, però li trovo abbastanza cupi, abbastanza inquietanti, quindi dovrò vedere ancora il 2 perché non l'ho ancora visto, quindi non so, però presumo sia bello. L'uno comunque è molto bello, ecco, io l'ho visto, non mi è dispiaciuto affatto, e quindi questi sono 2 recuperi che comunque ci tenevo ad avere nella collezione.
Altro recupero, un bellissimo film che amo del 2005 è 2005, credo proprio di sì, non lo trovo, 2006, The Descent, che sicuramente quasi tutti conosceranno. Un altro film, ripeto, che mi piace moltissimo, post 2000, e magari anche qui ne parlerò in un altro video più approfonditamente, con trama, qualche piccola curiosità, magari altre cose. E questo è un altro recupero. Mettiamo qua. Altro recupero, questo è The Collector. Questo è molto bello. Anche questo è un recupero che volevo fare da un bel po', ho trovato e quindi preso perché comunque ci tengo. È un sacco di tempo io che ho visto questo film, lo ricordo a sprazzi, ma mi è piaciuto tantissimo sia questo che il secondo. Niente, lo consiglio e ok, direi che siamo a posto così. Poi altro recupero, Cabin Fever, anche questo un altro film che mi piace molto, divertentissimo, che consiglio, che questo è ovviamente l'originale perché sapete che è uscito il remake qualche anno fa, questo è l'originale e a me è piaciuto molto, è divertente, guardatelo. Ok. Ultimo recupero, Freddy vs Jason, che mi mancava nella collezione dei venerdì 13, perché lo metto nei venerdì 13, dai. E niente, mi mancava, ovviamente consigliato per chi non l'avesse visto difficilmente. E niente, questo è l'ultimo recupero che ho fatto, l'ultimo. C'è la chicchettina poi, ma quella ve la faccio vedere dopo. Questa è una sorpresa che mi è stata messa nel pacco e che sono curiosa di vedere, ed è Il gigante dell'Himalaya. Io sono, come sapete, sempre affascinata da questi film comunque anni 80 datati, quindi sicuramente lo guarderò con molta attenzione e curiosità, perché dato che comunque mi piace avere un po' tutto in collezione, cercherò di avere un po' tutto in collezione, passi anche per questo, sono contenta di averlo. Mettiamo in parte, anzi prendiamo tutto il malloppo e lo mettiamo in terra. Adesso passiamo alla chicchettona, che per me è chicchettona ovviamente, recuperata dopo un anno, ed è il cofanone di Halloween, che ci tenevo particolarmente ad avere, anche perché ovviamente i titoli erano tutti sparsi come per moltissime saghe horror in Italia, perché noi siamo un po' sfigatelli da quel punto di vista, e quindi avere dei cofanetti validi, insomma, Dio, è difficile. La Midnight sta facendo dei buoni lavori, quindi sono molto contenta di averlo recuperato, anche se recuperato dopo un anno, però sono contenta di averlo recuperato. Dato che comunque mi mancano le revisioni di più o meno la metà, cioè dall'1 al 3 siamo in rewatch buono. 4, 5, 6 magari li rivedrei volentieri. Ci sono una marea di contenuti speciali. Adesso apriamo il cofanetto ovviamente, stando attenti a non rovinare niente. Facilissimo, non serviva nemmeno questo, però per non farvi aspettare troppo ho pensato di usarlo. Ok, il cofanetto si presenta bellissimo ed è molto bella anche questa cosa col faccione di Michael e la sua maschera. Allora, abbiamo praticamente tutti i film della collezione, tranne l'ultimo che devo recuperare e che comunque non mi è dispiaciuto come film. Allora abbiamo, cominciamo con i DVD praticamente, e qui abbiamo questa presentazione bellissima, mi piace molto questo cofanetto veramente, e mettiamo in terra anche la scatola, così lasciamo questo qua che sta carino.
e vi faccio vedere un po' com'è. Se non l'avete ancora visto, avranno già fatto 1000 unboxing, però vabbè, questo è il mio, quindi ok, questo è il primo pezzo, bellissimo, comunque mi piace molto. Il DVD è inserito nella taschina, poi questo è il 2, che è un sequel che io adoro e mi piace proprio tanto, è divertentissimo. Il primo c'è un certo non so che di serietà ed è veramente un bel film. Il secondo è sicuramente molto più commerciale, però è veramente bello. A me piace tantissimo, mi piacciono gli omicidi, mi piace proprio l'ambientazione dell'ospedale, mi piace. Mi piace anche la maschera del secondo molto. E penso che un giorno la prenderò. Ok, questo è il 2, sempre il film nella taschina. Questo è il 3 che ho rivisto proprio ieri, che ovviamente sapete non c'entra una mazza con Michael, però è comunque un Halloween, comunque un Halloween, scusate, e a me piace tantissimo anche questo, comunque rivisto proprio ieri, infatti dicevo, e proprio mi piace, l'atmosfera cupa, l'atmosfera scura, le musiche sono stupende ovviamente e mi piace. Il 4, che è uno di quelli che necessita di rewatch perché l'ho visto proprio tantissimo tempo fa, e questa è la grafica per il 4, carina anche questa. Poi il 5 che credo sia l'unico che mi manca, uno di quelli che mi mancano, e qui ci troviamo la piccola Danielle Harris, una delle mie Scream Queen preferite, mi piace tantissimo, è una ragazza stupenda, e qui è nella parte della piccola Jamie ovviamente, nipotina di Michael, e quindi mi rivedrò anche il film. Il 6, sì, ok, me lo ricordo il 6, me lo ricordo ora nel vedere Loomis con questo viso così. Questa è la grafica, però rivedremo anche quello ovviamente. E questa è la versione uncut del 6, sì, non sapevo ci fosse, sinceramente io non mi sono documentata su cosa ci fosse, cosa non ci fosse, sapevo che avevano doppiato o sottotitolato l'unico capitolo che mancava in Italia, però non so se sia il 6 o non so. Halloween 20 anni dopo, che ho rivisto recentemente anche quello perché ho il DVD, e devo dire che non mi dispiace neanche questo, seppur molti comunque dopo un certo numero di sequel non lo trovano più molto interessante. A me piace anche questo comunque come film. Poi 20 anni dopo, ok, qui ci sono i contenuti extra del 20 anni dopo, perfetto. E poi abbiamo Halloween la resurrezione, che forse è quello che mi è piaciuto di meno da quello che posso ricordare, comunque è uno slasher diciamo con quel qualcosa in più, dato che c'è comunque Michael Myers e ok, diciamo che possiamo perdonarlo forse per non essere eccellentissimo. Ok, poi qui abbiamo altri contenuti extra e niente, finisce così, è un cofanetto ben fatto. Qui abbiamo un book attaccato con delle curiosità ovviamente, fotografie, che ve lo metto così si vede, sì, sul primo ovviamente, poi qualche fotografia forse dal set, sembrerebbe, e qualche foto promozionali, cose del genere. Poi qui abbiamo tutta la... ok, no, i contenuti speciali sono elencati dietro. C'è l'altro piccolo book, che è ovviamente sigillato anche questo, e che sono le card, è vero, ci sono le card. Vabbè, vi faccio vedere tutte se non le avete già viste. Allora abbiamo quelle del primo, il secondo, il terzo, 4, 5 e il 6, 20 anni dopo, e la risurrezione
carine questa idea delle card, è molto carina, e ora le rimetto a posto perché sembro molto distratta, ma sono veramente maniacale su certe cose, quindi se una cosa mi viene messa in un modo, deve restare in quel modo. Vi do una piccola lettura dei contenuti extra, che sono ovviamente dietro il cofanotto, il portacofanotto. Allora, qui dice che sono 10 ore di contenuti extra, ovviamente essendo tanti film ci sono. Le 8 cartoline, ok, che ve le ho fatte vedere. Ci sono, allora vi dico un po' sparso, vari commenti, audio sottotitolati, scene alternative, interviste dietro le quinte, alcune altre piccole curiosità dei vari film, interviste agli attori, gallerie fotografiche, un sacco di roba che sicuramente mi prenderò il tempo di guardare. Io con i contenuti speciali mi piace averli, ma mannaggia sono un po' lazzarona e quindi tendo a non vederli subito, o comunque a posporre la cosa e quindi a trovarmi senza averli visti a volte. E è una grossa perdita, anche perché ti compri una cosa per avere i contenuti e poi non li guardi. Vabbè, penso che questi qua li guarderò in maniera molto attenta e con molto entusiasmo, visto che comunque è la mia seconda saga preferita. Michael è il mio secondo killer preferito. Il primo, chissà chi è, non lo so, chissà chi sarà, non lo so. Provate a indovinare. Direi che il maxi unboxing è finito. Vi auguro di riuscire a festeggiare comunque in maniera consona la nostra festa preferita. E che dire, vi saluto e ci sarà probabilmente fra qualche giorno un mini unboxing di una cosa che mi deve arrivare, che ho ordinato proprio ieri e di cui sono veramente molto contenta anche di quella. Non è un video ma è cartaceo, ma sono contenta di averlo in collezione per vari motivi, perché comunque mi sta molto a cuore, quindi ci rivedremo presto per il mini unboxing dei prossimi giorni. Io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!